Abbiamo appena terminato di costruire questo nuovo recinto. Vi chiederete perché, visto che il nostro allevamento è all'aperto e ci sono già i cani da guardiania, i nostri pastori maremmani che fanno da guardia appunto alle nostre galline. Questo recinto per cosa lo utilizzeremo? Dunque, non so se ve l'ho già detto le scorse volte, adesso andremo ad autoprodurci le nostre galline. Qui l'idea è di essere il più possibile autosufficienti, ci va molto tempo chiaramente per arrivare ad avere un'autosufficienza più o meno totale, e in questi anni ci siamo abbastanza cimentati, ma le cose da fare sono tante, quindi al momento siamo autosufficienti dal punto di vista alimentare solo per un po' di mesi. L'idea poi è di avere un orto che grazie poi alla conservazione dei cibi, all'essiccazione, alle conserve in barattolo, ci permetta poi di mangiare proprio tutto l'anno. Chiaramente questa cosa ha bisogno di tempo, anche perché la terra, come sapete, qui è molta, ma le zone invece dove c'è l'orto, dove si è riusciti ad apportare materia organica negli anni, a lavorarlo, non sono tantissime, quindi pian piano ci stiamo ingrandendo da quel punto di vista lì, però siamo già su un'ottima strada. Adesso da qualche mese, come sapete, siamo diventati allevatori avicoli, quindi abbiamo il nostro allevamento di galline al pascolo per produzione di uova. L'idea quindi sarebbe quella di autoprodurci anche le nostre future galline da inserire appunto nell'allevamento, man mano che insomma andremo a cambiare e sostituire le galline che ci sono all'interno. Come faremo? Attualmente abbiamo un'incubatrice che attiveremo proprio nei prossimi giorni, ci dovranno portare delle uova feconde da cui appunto nasceranno dei futuri pulcini. Il primo periodo i pulcini appena nasceranno lo faranno in casetta, dove abbiamo una piccola pulcinaia in cui staranno per il primo mese, e poi trasferiremo i pulcini in questo recinto, quindi ci servirà per farli crescere prima di inserirli all'interno dell'allevamento. Ci sono altri progetti anche su creazione magari di realizzazione di alcune razze, quindi probabilmente oltre a questo ne disporremo degli altri sul terreno, ma sarà una cosa futura. Questo attualmente serve appunto come prima casa all'aperto dei nostri futuri pulcini. Un lavoro che faremo sarà aggiungere una L chiaramente a terra, visto che comunque tutti i nostri cani sono chiusi nei vari recinti, quindi qui non c'è un cane da guardia, per cui aggiungeremo una L per terra e una rete anche qui sopra per sicurezza, perché siamo zeppi così di predatori e senza cani da guardiania chiaramente verrebbero predati. Anche se sia alla mia destra che alla mia sinistra ci sono i recinti dei cani, però insomma proprio qui liberi non ne abbiamo, a parte quando li togliamo dai recinti i nostri cani, non i pastori maremmani abruzzesi che invece vivono sempre con le galline fissi. Andremo poi a inserire anche un pollaio all'interno che sarà a ricovero notturno, in cui saranno i pulcini di notte, quindi in realtà per animali come la faina, che sono prevalentemente dei cacciatori notturni, potrebbe anche non servire la rete, però per essere sicuri, dovessimo arrivare una sera tardi, dovesse passare la volpe in pieno giorno, anche la faina stessa, in questa maniera qui, mettendo la rete, ormai siamo esperti di queste cose, meglio prevenire che curare, come si dice. Ne abbiamo viste di ogni prima di avere i nostri cani da guardiania con le galline, quindi faremo questo lavoro qui.
belli, i miei lavoratori preferiti. Piano piano. Stava dietro. Ok, e poi lo spingiamo. Aspetta. Adesso devo lasciare che tiene proprio. In questi giorni, come avete visto, sono arrivati 2 nuovi maremmani, ve l'avevo annunciato qualche video fa. Li abbiamo presi per attualmente formarli chiaramente come cani da guardiania delle nostre galline, per poi spostarli in un altro allevamento che faremo successivamente. Questo spazio adesso è dedicato a 49 galline in questo momento, diventerà poi uno spazio da 120 galline. Dovremo però aprire ancora un pezzo di recinto lì, e in un'altra zona andremo a creare un secondo allevamento in cui inseriremo loro. Chiaramente non li inseriremo da cuccioli,
li inseriremo una volta che saranno adulti e formati. Adesso qui faranno tutto un percorso insieme a me e Christian di addestramento proprio per diventare dei cani da protezione. Chiaramente siamo più abituati a vederli con greggi di ovini magari rispetto che insieme agli avicoli, però in realtà sono degli ottimi cani anche e soprattutto per questo tipo di attività, anche perché come ben sapete la gallina è un animale facilmente predabile. Qui siamo veramente pieni, come sapete, potete immaginare, di predatori da terra, dal cielo, ovunque, e senza questi cani, in particolare Panzer e Zeus, che sono quelli adulti attualmente, non avremmo potuto mai, non potremo mai lavorare così, avere il nostro allevamento di galline all'aperto senza alcun tipo di protezione al di sopra. Insomma, qui non ci fossero loro arriverebbero poiane, volpi, faine. Noi abbiamo solo un recinto che insomma permette principalmente ai cani di stare all'interno in maniera fissa, ma qualunque predatore potrebbe entrare. Grazie a loro non entra nessun predatore. Da adesso in avanti queste settimane, questi mesi saranno un lavoro continuo per me e Christian, che dovremo stare qua sopra il terreno per tutto il giorno, a parte la notte in cui i cani chiaramente sono chiusi nella loro cuccia al sicuro, sempre dentro l'allevamento. Gli faremo un piccolo recinto all'interno dell'allevamento, perché ovviamente inserire dei cani così cuccioli insieme alle galline senza supervisionarli è la cosa più sbagliata che si possa fare. Quindi, come vedete, attualmente ci siamo noi all'interno, lo facciamo tantissime ore al giorno. Poi i momenti in cui invece lavoriamo, loro sono in un apposito recinto senza le galline. Tramite una rete loro riescono ad annusarla, a vederle, insomma a starci insieme, a iniziare a socializzare, cioè a socializzare, sì, a vederle non come una preda ma come appunto un futuro animale da difendere.
Bravo Zeus. Da te proprio. Vieni qua. Ce l'hai un po' di maionese. No! Ehi, vieni qua. Buono, eh? È venuto bene. Buono il pane anche. Buonissimo.